Ciao, sono Federico Gallo, lo chef della locanda del Pilone di Alba e oggi prepareremo le fettuccine Alfredo, la mia versione delle fettuccine Alfredo. Iniziamo dalla pasta. Dentro questa bowl abbiamo farina 00 e semola in parte uguale, quindi 250 grammi e 250 grammi. Andiamo ad aggiungere 240 grammi di tuorlo, e 120 grammi di albume. Questa è una pasta, un impasto leggermente più morbido che ci servirà per tirare le nostre fettuccine al mattarello, ma con comunque una dose importante di tuorlo che fa sì che sia una pasta ricca e più gustosa. Non andiamo ad aggiungere sale qui, lo aggiungeremo soltanto nell'acqua di cottura. Semplicemente perché c'è già abbastanza tuorlo e questo fa sì che sia già abbastanza saporita così. Iniziamo a mescolare con una spatola e dopo andiamo a terminare con le mani. Prima dentro la bowl e poi quando inizia il nostro impasto ad essere più compatto andiamo a terminarlo sul tagliere. Ok, procediamo lavorando la pasta finché non risulterà liscia e leggermente tenace. Il movimento migliore per impastare la pasta a mano è questo qui, quindi da un lato teniamo la pasta su un lato e andiamo con il polso ad allungarla. Così facendo formiamo il glutine, non troppo perché a mano comunque non riusciamo a dare tanta forza, ma quello che basta per avere una pasta tenace ed elastica. Per una dose come questa impastiamo la pasta per circa 2-3 minuti a mano. A questo punto l'impasto è pronto, è liscio, rimane così soltanto perché è stata sotto sforzo. Possiamo andare ad impellicolarla e a metterla in frigo. I fettuccine usciranno fuori già 10 porzioni. Andiamo semplicemente ad avvolgere la nostra pasta in modo tale che non prenda aria e non si secchi e la andiamo a mettere in frigo. Dopo che è passata almeno un'ora da quando abbiamo messo la nostra pasta in frigorifero, però un consiglio, possiamo farla anche la sera prima e lasciarla lì, andiamo a riprendere la nostra pasta, la togliamo dalla pellicola e notate che ci sono ancora i segni, ma nel frattempo si sono ammorbiditi molto. A questo punto dobbiamo iniziare a lavorare con il nostro mattarello. Iniziamo mettendo un po' di farina sul fondo, schiacciamo un po' la nostra pasta e un altro po' di farina. Iniziamo con una pressione leggera, muovendo la pasta in modo circolare, cercando di tenere la forma il più tonda possibile. Dopo aver riposato tutta la notte, la pasta sarà comunque abbastanza morbida da non dover mettere troppa forza e troppa pressione. La giriamo. E a questo punto partiamo con le mani dal centro sempre verso l'esterno. Andiamo ad allungare un po' e con le mani ci aiutiamo sempre a dargli una forma il più regolare possibile. Avvolgiamo e, come vi dicevo, dal centro verso l'esterno. Giriamo sull'altro lato e andiamo a fare lo stesso lavoro.
Questo movimento forse non serve a niente, ma me l'hanno insegnato quando ho iniziato a lavorare a mattarello e continuo a farlo per tradizione ogni volta. Quando passi anni e anni a stendere pasta al mattarello ti rimangono dentro i movimenti. Poco per volta la pasta si allarga, noi controlliamo sempre con le mani lo spessore, qua è un po' più sottile ma abbiamo appena lavorato, qua è un pochettino più spessa, ma dobbiamo ancora stenderla. Ovviamente per fare questo movimento, questo lavoro ci vuole un po' di pratica, ma è anche divertente provare, sbagliare, farle poco regolari. Andiamo avanti così finché la pasta non diventerà un velo sottilissimo. Non credo che ci siano ancora tante persone che facciano la pasta a mattarello e soprattutto che lo facciano in un video. Poco per volta la pasta si allarga, non aggiungiamo tanta farina, però un pochettino quel minimo che ci serve perché non si incolli. Andiamo sempre ad allungarla un po'. Lasciare una parte dell'impasto cadere ci serve proprio da contrappeso, in modo tale che noi riusciamo ad allungare di più sopra, lasciando la parte sotto ferma. Tanto girando poco per volta tutta quanta passa sotto e tutta quanta la tiriamo sopra. Una volta questo era l'unico modo che si aveva per stendere la pasta, però una volta avevano anche altri mattarelli, 3-4 volte più pesanti, più grossi, e le sfogline, quelle serie, quelle brave, facevano delle sfoglie che erano anche grandi così, quindi più semplice fare più porzioni. Non bisogna mettere tanta forza perché ovviamente se andiamo a schiacciare troppo schiacciamo la pasta, si appiccica. È più ovviamente una questione di manualità, di sensibilità, però si può richiedere anche un quarto d'ora di stesura, assolutamente sì. Poi dipende sempre da quanto vogliamo la nostra pasta spessa piuttosto che sottile, quanto meno diamo alla pasta lo stesso spessore da tutti i lati, quello sì. Quindi man mano che ci allarghiamo, perché non partiamo più dal centro preciso ma un pochettino più ai lati, perché comunque abbiamo l'altra parte tonda piccola qua che va a fare da spessore sotto e schiacciando si allarga già da sola. Ok. A questo punto controlliamo solo che tutti i lati iniziano ad essere dello stesso spessore, qua ad esempio è ancora un pochettino più spessa, quindi capiamo che dobbiamo andare a lavorare più su questo lato qua. E poi c'è sempre, come mi diceva uno dei miei maestri, quando pensi che sia pronta, dagli ancora 3 o 4 giri. Quindi non finiva mai. Ok, ora ci aiutiamo anche appunto così ad allargarla un po' per dargli una forma un pochettino più regolare. A questo punto la tradizione è la base di tutto quello che c'è dopo, quindi dimenticarsi delle tradizioni è sbagliatissimo. Prendere il buono della tradizione e vederlo con gli occhi di oggi è sicuramente una cosa giusta. Piccoli buchettini capitano, per carità. Facciamo così, il buco non c'è più. Ok, controlliamo, abbiamo lo stesso spessore dappertutto. Andiamo a vedere che comunque è sottile. Ora la lasciamo asciugare qualche minuto all'aria
in modo tale che non si attacchi quando la andremo a tagliare, e dopodiché la arrotoliamo. Tanto della stesura lo fa anche la parte dell'impasto e della lavorazione della pasta, nel senso che innanzitutto bisogna avere una buona ricetta, che sia morbida a sufficienza ma non troppo. Noi aggiungiamo una parte di semola per poter mettere un pochettino più di liquidi, quindi ha un potere di assorbimento più alto, fa sì che appunto si possa aggiungere più tuorlo, più albume. E poi anche proprio l'impastamento, se la lavoriamo un minutino in più è meglio, perché la rendiamo un po' più tenace, tanto riposandosi in frigorifero si rilassa e comunque possiamo essere un pochettino più aggressivi nello stendere. Se fosse troppo morbida faremmo molta più fatica. Non deve essere asciuttissima, deve soltanto non essere appiccicosa sulla parte esterna, così vedete non si attacca. E cosa andiamo a fare? Cospargiamo di farina e la andiamo ad arrotolare. Non troppo stretta, non troppo forte, semplicemente arrotolata, metà. E metà, così, un altro po' di farina sopra e la tagliamo. A questo punto abbiamo la nostra pasta, dobbiamo semplicemente andare a tagliare le fettuccine. Se vogliamo pariamo leggermente, se ne viene una un po' più grande, una un po' più piccola, è il bello della pasta fatta a mano. L'importante è che col coltello partiamo dalla punta e andiamo fino al fondo, così siamo sicuri di tagliare per bene tutta la pasta. Qua abbiamo due possibilità: la versione tradizionale, quindi la tiriamo su così e abbiamo srotolato le nostre fettuccine in questo caso. Oppure possiamo dare un pochettino più di effetto scenico, siamo a casa con gli amici, vogliamo fare qualcosa di più divertente, andiamo sotto con il coltello, dalla parte che non taglia, nella linea centrale, la seguiamo così, prendiamo, tiriamo su e abbiamo già la nostra porzione. Quindi gli diamo una battuta per togliere un po' di farina, chiudiamo così. L'aver imparato a stendere a mattarello per me è una cosa importantissima, perché ormai senza macchinari, senza attrezzatura adeguata, vedi tanta gente che non è più capace di fare le cose. È bello poter trasmettere questa cosa anche ai ragazzi con i quali lavoro, alle persone con quali mi interfaccio, quindi un minimo cercare di portare avanti anche quella parte lì. Lasciamo qui ad asciugare un po' se è possibile, sempre un pochettino all'aria. Il fatto di farle asciugare un po' fa sì che abbiano un pochettino più di dente quando le andiamo a cucinare, quindi possiamo permetterci quel 30 secondi in più di mantecatura rispetto alla pasta super fresca. La cosa migliore sarebbe anche magari farle seccare una giornata intera. A quel punto abbiamo una cottura più lunga che ci permette di utilizzarle per qualsiasi preparazione. Ovviamente in una fettuccina al freddo possiamo anche fare qualcosa di più veloce e quindi di utilizzare una pasta fatta e cotta dopo mezz'ora, un'ora, anche a casa a seconda del tempo che uno ha. Le lasciamo a temperatura ambiente un giorno, non cambia niente. Quello che suggerisco, se c'è la possibilità, lasciarle magari sul legno in modo tale che assorba l'umidità, magari con un panno sotto che assorbe ancora un po' di più e volendo, perché no, un ventilatore puntato. Fa girare l'aria e questo fa sì che si asciughi meglio ovunque. Siamo arrivati in cucina con le nostre fettuccine che fra poco andremo a cuocere nel brodo di pollo. Prima di fare questo facciamo un altro paio di preparazioni. La prima preparazione sarà un'acqua di parmigiano con la quale andremo a mantecare la nostra pasta, così per darle quel gusto di parmigiano ma senza la consistenza della salsa, quella spessa, quella grossa, sarà un po' più liscia. In questo caso a bollore 250 g di acqua senza sale e
Una volta che bollirà, andremo poi ad aggiungere 50 grammi di parmigiano. Lo muoviamo semplicemente, non c'è bisogno di frustarlo. A questo punto si andrà a separare la parte grassa da quella liquida e quella solida. Lo portiamo semplicemente di nuovo a bollore, lo lasciamo riposare 1 minuto o 2 e dopo lo andiamo a filtrare. Senti che viene fuori il profumo di parmigiano, l'acqua diventa anche più bianca. Con un colino fino andiamo a filtrare. E abbiamo separato la nostra acqua dalla parte solida. Ovviamente questa la possiamo o usare in mantecatura, in altre preparazioni, perché comunque è una parte grassa, oppure potremmo seccarla e farne un crumble di parmigiano. Invece di utilizzare la solita acqua salata, abbiamo deciso di utilizzare il brodo di pollo. Abbiamo rosolato una cipolla fino a che non diventasse leggermente nera. Abbiamo messo la nostra coscia, abbiamo messo dell'acqua fredda e abbiamo portato a bollore. Senza sale, senza niente, l'abbiamo fatto ridurre finché il brodo non fosse saporito, non sapesse più di acqua ma sapesse proprio di brodo. Ora l'abbiamo filtrato, l'abbiamo riportato a bollore, andiamo a salarlo leggermente e possiamo andare a calare le nostre fettuccine. La cottura sarà molto veloce, stiamo parlando di 30-40 secondi. Nel frattempo iniziamo a prendere la nostra acqua di parmigiano, la scaldiamo, come potete vedere le fettuccine ci mettono pochissimo a salire a galla, il brodo sta iniziando a bollire. Quando la pasta è così fresca possiamo tirarla direttamente fuori. Le passiamo nell'acqua di parmigiano, aggiungiamo un po' di brodo di pollo per dare ancora più sapore. E le mantechiamo velocemente. Se notate si inizia a lucidare la pasta, rimane più lucida, ecco che inizia ad essere pronta. A questo punto spegniamo il fuoco sotto, lo lasciamo spento e a freddo iniziamo a mantecare con un po' di burro. Andiamo quindi ad utilizzare tutti e due gli ingredienti principali della fettuccina Alfredo, quindi il burro e il parmigiano, però come dicevo prima senza quella parte spessa che lascia il parmigiano quando viene aggiunto grattato, rimane più cremosa, più lucida. Andiamo ad assaggiare, potrebbe mancare un po' di parmigiano, potrebbe mancare un po' di burro. Possiamo aggiungere ancora una punta di acqua di parmigiano, volendo per renderla ancora più cremosa appena di burro. E un pizzico di sale. A questo punto riaccendiamo solo per scaldarla.
allunghiamo per far sì che rimanga cremosa. E andiamo ad impiattare. Ok. La padella andiamo ad impiattare. Raccogliamo le nostre fettuccine. Facciamo un nido. Andiamo a terminare il piatto con la nostra salsa lucida e morbida. Ecco qua le fettuccine Alfredo.